la presenza specialissima di Maria e l'azione dello Spirito. Montfort, partendo dal principio che Maria e lo Spirito Santo hanno collaborato intimamente per la prima venuta di Gesù nell'incarnazione, deduce che la sua seconda venuta si realizzerà con la medesima dinamica. Per mezzo della Santissima Vergine Maria Gesù Cristo venne nel mondo, ancora per mezzo di lei deve regnare nel mondo. La prima volta Gesù è venuto nella umiliazione e Maria ha dato il suo contributo essenziale restando nella piccolezza e nel nascondimento. Nella seconda parteciperà alla manifestazione gloriosa del Figlio risplendendo in misericordia, in forza e in grazia, per far conoscere, amare e servire Gesù Cristo per mezzo di lei. Lo stesso Spirito, che ha tenuto in penombra la figura di Maria durante la sua vita terrena e durante i primi tempi della Chiesa, intende ora glorificarla senza riserve? Maria ha magnificato il Signore con umile adesione al suo progetto, ora il Signore, secondo la promessa, riguarda la piccolezza della sua ancella capolavoro delle sue mani e la esalta facendola partecipe della propria fecondità nella generazione di tutti i membri del suo corpo mistico. Come nella generazione naturale e fisica c'è un padre ed una madre, così nella generazione soprannaturale e spirituale c'è un padre, che è Dio e una madre, che è Maria. Tutti i veri figli di Dio e predestinati hanno Dio per padre e Maria per madre, e chi non ha Maria per madre non ha Dio per padre. Negli ultimi tempi lo Spirito forgerà in lei, con un diluvio di fuoco e di puro amore, i campioni di santità elevata che rinnoveranno la faccia della terra e riformeranno la Chiesa. L'azione di Maria non si arresta però alla sola generazione, è sua anche l'azione formativa sugli apostoli degli ultimi tempi, la formazione e l'educazione dei grandi santi, che vivranno verso la fine del mondo, sono riservate a lei, perché soltanto questa Vergine singolare e miracolosa può produrre, insieme allo Spirito Santo, le cose singolari e straordinarie. Lei è la montagna, che tu hai eretto sulla cima dei monti più alti. Le sue fondamenta sono sui monti santi. Beati, molto beati, i sacerdoti da te prescelti e destinati a dimorare con te su questa montagna fertile e santa. Questi santi uomini, che Dio susciterà alla fine dei tempi, schiacceranno la testa al demonio nell'ultima e decisiva battaglia, che combatteranno alla sequela della condottiera degli eserciti di Dio. È l'immagine agonica di Maria, che mai come in questi ultimi tempi è terribile come schiere a vessilli spiegati per contrastare l'azione del nemico. Questi, ben sapendo che gli resta poco tempo per trarre a rovina le anime, raddoppia ogni giorno i suoi sforzi e i suoi attacchi suscitando crudeli persecuzioni e tendendo terribili insidie ai servi fedeli e ai veri figli di Maria. La demolizione del regno del male va di pari passo con la costruzione della nuova realtà, che lo Spirito Santo e Maria realizzano in questi loro figli. Queste anime grandi, combatteranno con una mano, con l'altra edificheranno il Tempio del vero Salomone e la mistica città di Dio. Si realizzerà così l'espansione della Chiesa con la conversione perfino di musulmani, pagani e ebrei. Signore, invia sulla terra questo Spirito tutto fuoco e crea sacerdoti tutto fuoco. Dal loro ministero si è rinnovato il volto della terra e riformata la tua Chiesa.